Per la prima volta rispondo alle vostre domande qui su YouTube. Sentitevi liberi di farmi altre domande sotto la sezione commenti. Come mai non ti si vede mai o quasi ospite in locali, fiere o club? Mi piacerebbe poterti vedere dal vivo. In realtà mai come quest'anno sono stata in giro per fiere, sono stata al Napoli Comic Con, al Bergamo Comic Con e al Torino Comic Con per raccogliere firme contro la bassa etica ed ero lì anche 6 ore al giorno. Quindi mai stata così tanto in fiere e poi sono ormai fissa al Veneto che si fa in primavera e al Bergamo che invece si fa a fine agosto. Però in generale, magari rispetto ad altri miei colleghi italiani, giro poco per i locali perché non fa per me. Voglio stare sveglia fino a tardi in giro con la musica alta. Per me il massimo per fare tardi è davanti al computer a giocare ai videogiochi o a fare altro, ma a casa. Non ce la faccio ad andare in giro per i locali e poi dover anche magari girare di giorno, non fa per me. Cosa ti dà più fastidio dell'Italia oltre al bigottismo? Il bigottismo non c'è soltanto in Italia, è un problema degli esseri umani in genere, anzi fortunatamente viviamo comunque dal lato del mondo abbastanza progressista. Il problema vero dell'Italia è l'idea che le regole non valgano per tutti, no? E quindi lo scontrino, a volte devi chiedere posso avere lo scontrino, vorrei avere lo scontrino, è una cosa assurda. Infatti non pago mai in contanti, anche perché non li gestisco. Quindi hai mai pensato di cambiare vita o lavoro? Se sì, cosa avresti voluto fare in alternativa? Non ho mai pensato di cambiare lavoro, ho pensato di cambiare vita, nel senso di smettere di essere un personaggio pubblico e l'ho detto anche altre volte, se mai smetto mi vedrete sparire completamente perché non mi interesserebbe più essere un personaggio pubblico nel momento in cui non ho più uno scopo. Ovviamente quando sarò anziana può darsi che continuerò con un attivismo verso il mio settore, ma non farò più l'attrice perché non ce la faccio più. Qual è il tuo piatto preferito in assoluto? Non ho un piatto preferito in assoluto, in verità, ho degli chef preferiti, ho delle esperienze preferite, ma se dovessi citare dei piatti penso citerei qualche cosa che ha cambiato la storia dell'alta cucina, come non so, la coppa di tartufo di Ferran Adrià, dove semplicemente ha preso il tartufo e l'ha messo in una coppa per farlo annusare, poi lo ha servito in realtà nel piatto dopo. Le 3 volte che sono state al Bulli sono state tra le più significative per il mio palato e per la mia esperienza culinaria. Poi ho fatto tante altre esperienze, ma mai di quel livello creativo. Mi sembra anche un po' di essere, non so, una vecchia a cui manca l'avanguardia. Ci sono tanti chef che mi piacciono adesso anche in Italia, poi magari ci faccio un video, comunque per dire che non ho un piatto preferito, cambia e anche le cose che voglio mangiare cambiano spesso. Non ti sembra che il mondo sia pieno di perbenisti e bigotti? Io direi che il mondo è pieno di persone che non pensano con la loro testa e che sono pensati e non pensanti. Secondo te volere e potere 50 e 50, nel senso che si è ahimè vittime sia di se stessi, della propria parte biologica e quindi avere un volere non è una cosa purtroppo per tutti. Se hai già una grande volontà sei una persona fortunata.
Come vedi il futuro europeo vista l'ondata antilibertà che sta montando? Ho un po' paura, ma spero di essere soltanto paranoica. Di recente è passato il chat control, quindi tutte le varie aziende che ci offrono servizi di messaggistica potranno controllarci quello che scriviamo e questa cosa fa abbastanza paura. In realtà non ho nulla da nascondere, il problema è che so bene che gli algoritmi non sono perfetti, almeno non ancora, e quindi è molto facile fare segnalazioni sbagliate. La maggior parte delle segnalazioni sono sbagliate, poi i criminali ovviamente sono consapevoli di questa cosa e quindi troveranno altri modi per mandarsi messaggi illegali. Ciao Vale, il primo amore con la A maiuscola, a che età ti è capitato? Grazie mille. E il mio unico vero amore è stato mio marito e non ho mai avuto un altro amore. Siamo in una coppia aperta, quindi entrambi abbiamo fatto esperienze al di fuori della coppia, ma non amorose. Sempre soltanto fisiche, di lussuria, ma mio marito è stato il mio unico vero amore perché non sono mai stata in coppia con nessun'altra persona. Il naso è rifatto. Sì, il mio naso è rifatto, l'ho fatto nel 2011. Perché molte femministe non sopportano alcune tue idee? Semplicemente perché io non sono femminista, ma antisessista. Magari poi faccio un video intero in cui spiego del perché mi considero antisessista e non femminista. Uno dei motivi principali è che non credo si possa spiegare tutto con la teoria del patriarcato e poi le femministe non si occupano praticamente per nulla dei diritti dei quelli che loro chiamano maschio, etero, cis, basic e quindi di conseguenza sono sessiste. Quali sono i cambiamenti maggiori che hai notato nel settore in cui lavori, se ce ne sono stati, da quando solo ventilatori è diventato di uso corrente? Penso si stia parlando degli ultimi 5 o 6 anni, ma potrei sbagliarmi. Non sbagli perché solo ventilatori è esploso nel 2020, anche se in realtà esiste dal 2017 e io sono sulla piattaforma dal 2017, forse esiste in realtà dal 2016, però sono sulla piattaforma dal 2017, comunque nel settore è diventato noto nel 2017, ma è poi esploso, quindi sono esplosi anche i guadagni dal 2020. In realtà io e anche altri miei colleghi facciamo già contenuti da noi e quindi la vera differenza sta dal fatto che la piattaforma è diventata, così famosa da aver facilitato i guadagni, quindi dal 2020 sono cresciuti i guadagni, poi in realtà sono comunque un po' orientati. La piattaforma sta continuando a guadagnare e a crescere, però dato che c'è più gente la domanda è rimasta la stessa, invece è aumentata l'offerta. Quindi ci sono più persone che si dividono la stessa pagnotta, si guadagna di meno. Invece questa cosa ha spinto molte produzioni ad allontanarsi dall'amatoriale e a puntare su prodotti più professionali e da questo punto di vista c'è stato un miglioramento proprio perché hanno deciso di abbandonare l'amatoriale, perché ormai l'amatoriale lo possono fare tutti a casa con un telefono, non soltanto grazie a solo ventilatori. Ha comunque fatto tantissimo il fatto che oggi con uno smartphone si possano creare dei contenuti di buona qualità e mandarli immediatamente a qualcuno. Questo ha cambiato tutto. Quando ho cominciato io c'era soltanto Facebook, non avevo uno smartphone ed era difficile trovare una videocamera che non avesse problemi di focus setting ad un prezzo portabile. Per cui è comunque cambiata completamente la tecnologia. Se solo ventilatori l'avessero proposto 10 anni prima, e forse c'erano già piattaforme simili, non avrebbe avuto successo perché non c'erano i presupposti per avere successo.
Ti candideresti in politica? Mi candiderei in politica se candidarmi fosse l'unico modo per tutelare il mio settore. Tuttavia non credo abbia senso per me candidarmi in politica, punto, perché tanto gli italiani votano quelli che fanno promesse che non possono mantenere, votano quelli che continuano a fare propaganda mentre sono al governo, che scrivono leggi incostituzionali. Questa cosa succede ormai da più di 20 anni. Le leggi vengono scritte veramente male o vengono scritte semplicemente per dare un contentino all'elettorato, perché tanto l'elettorato non si va a leggere le leggi, non conosce la Costituzione e quindi è un ottimo modo per dire: "Ah, io ho fatto questa cosa", anche se questa cosa non serve assolutamente a niente, o anzi magari peggiora quello che si voleva risolvere, e quindi è inutile. Infatti ho conosciuto, adesso facendo la raccontafilm contro la tassa etica, politici che sono lì veramente a difendere la democrazia, a farsi il cuore così, dire veramente il cuore più che l'altro organo, perché è veramente difficile avere a che fare con personaggi che pensano soltanto ai loro interessi, a quelli di alcune lobby, piuttosto che al bene del paese. Però questi politici qua non sono quelli che sbraitano, non sono quelli che parlano per slogan e quindi non verranno mai votati. E io sarei capace di parlare per slogan, però che li faccio fare? Mhmm, non mi interessa. All'era dei pitoni reali, ho avuto un pitone reale, si chiamava Katiuscia, poverina non defecava ai piedi dei topi e quindi a una certa, è morta. Ho notato che era gonfia e quindi l'ho portata dal veterinario e abbiamo scoperto che aveva l'intestino pieno di peli e hanno provato a toglierli, ma ci sono riusciti e dopo un po' è morta prima. Magari quella è una conseguenza, forse il problema era l'altro. Io ho firmato per l'abolizione della tassa etica, ma non sopporto i radicali, che sono turboliberisti e guerrafondai. Come concili l'essere di sinistra con quella formazione politica che sostiene i diritti civili ma non quelli sociali? Allora, prima di tutto, per quanto riguarda le raccolte firme, si dovrebbe pensare alla firme, non a quali partiti sostengono la raccolta firme. Quindi ringrazio tutti i partiti che hanno partecipato alla raccolta firme, perché lo scopo dovrebbe essere quello di ottenere l'abolizione di una legge, la proposta di una legge, indipendentemente da chi partecipa. L'interesse del partito dovrebbe essere una cosa di chi lavora per il partito, non dei cittadini. Fatta questa premessa, non mi risulta che i radicali siano guerrafondai, sicuramente non quelli di oggi, che sono tutti ragazzi giovanissimi, hanno 10 anni meno di me, mediamente. E per quanto riguarda l'accusa di essere turboliberisti, non mi risulta che siano nemmeno turboliberisti, perché loro il turboliberista è per la sanità privata, per l'istruzione privata, non sono turboliberisti. Mi sembrano in realtà, molto con i piedi per terra, nel senso che dicono: "Okay, i soldi che entrano sono questi, se vogliamo abbassare le tasse dove dobbiamo andare a tagliare?" A differenza dell'ultimo partito di sinistra, che è stato un disastro dal punto di vista del bilancio dello Stato, o della destra che promette di abbassare le tasse ma poi le alza. Però il problema è proprio questo, è che le persone ragionano per ideologia e non guardano ai reali problemi del paese e non si rendono conto che non è possibile fare qualsiasi cosa, ma purtroppo bisogna toccare i problemi con mano e rendersi conto che le soluzioni possibili non sono infinite. Quindi in realtà loro, almeno a livello dei radicali di oggi, quello che conoscevo io,
mi sembrano molto con i piedi per terra, non mi sembrano turboliberisti. In ogni caso, ripeto, da persona di sinistra, credo che un pochettino di liberismo in questo paese comandato dalle lobby non farebbe che bene, perché questo paese non cresce, perché si preferisce non far crescere l'economia per fare l'interesse delle solite lobby. E in Italia sono contro le lobby e io li voterei per questo. Poi per quanto riguarda la storia dei diritti sociali, chi ha fatto qualcosa di concreto per i diritti sociali negli ultimi 20 anni in più? E invece ecco, per i diritti civili almeno se ne occupa qualcuno, loro comunque tendono ad occuparsi, come è stato nel caso della tassa etica, di cose di cui non si occupa nessuno e già questo è importante. Sei vegana? Non sono vegana, ma ho tanto a cuore l'etica animale e ho provato a diventare ostro-vegana. Ho dovuto interrompere, anche se comunque cerco di mangiare il meno possibile proteine animali e quindi ho usato tanto la quota dei vegetali in generale. E mi sono dovuta fermare perché ho avuto dei problemi intestinali, per cui stavo male, ero sempre gonfia, ero sempre stanca, ho sempre mal di testa e poi ho cominciato a viaggiare per lavoro e quindi non ho così in giro e ahimè è possibile fare una dieta vegana sana. Per esempio il seitan è introvabile se mangi al ristorante, a meno che non vai in un ristorante vegano e ahimè non ce ne sono tanti in Italia. In altre città del mondo, per esempio, non so, a Los Angeles sarebbe molto più facile essere vegani, anche se anche lì io conosco tante persone vegane, sono state vegane per 10-15 anni e poi hanno smesso. E adesso verrebbe da scrivergli, chiedergli perché hanno smesso. È una questione aperta per me. Secondo me cambierà tutto come è stato per tante altre cose, per tante altre cose brutte di noi esseri umani, la tecnologia. Quindi spero ci sarà a breve la carne coltivata, spero ci sarà a breve la caseina, cosa simile per le uova, anche se per esempio io ho delle galline e devo dire tra tutte le cose, mentre credo che siano terribili gli allevamenti industriali di uova e sia terribile l'allevamento industriale di pollo, mentre credo che sia ovviamente terribile l'allevamento industriale per quanto riguarda tutti gli animali, non solo le galline, non mi sento tanto in colpa ad avere le galline come animali da compagnia e mangiare le loro uova, soprattutto se non sono galline ovaiole, ma sono galline ornamentali. Penso che sia peggio avere un cane alla fine, o anche un cane che mangia carne tutti i giorni, o avere un gatto. Il cane sì è un onnivoro, ma sostanzialmente ha bisogno di mangiare carne, quindi un gatto, o anche un serpente, no? Cioè bisogna uccidere altri animali per avere questi animali, mentre la gallina sì è onnivora, però caccia un po' di insetti e poi sostanzialmente mangiano più vegetali, quindi se ogni tanto mi prendo qualche ovetto non ci trovo nulla di male. Per chi o cosa cambieresti lavoro? Non cambierei lavoro per nessuno, se qualcosa mi farà cambiare lavoro penso che sarà qualcosa di esterno che non controllo, per esempio non so, le AI potrebbe farmi fuori e farmi perdere il lavoro. Cosa direbbe la Valentina bambina della donna che se diventava oggi ne sarebbe fiera o spaventata? Penso che la mia bambina sarebbe molto fiera di me, anche se dato che sono cresciuta con una fobia verso quell'argomento lì, sarebbe anche spaventata, almeno fino all'adolescenza. Da bimba adolescente come ti divertivi? Eri una che se la tirava oppure molto amichevole? Da bimba ero molto amichevole, facevo amicizia con tutti,
diventavo timida in alcuni momenti, soprattutto con gli adulti, meno con i bambini. E poi però ero anche un po' manesca. Ci sono stati degli episodi un po'. Sono stata un po' violenta. Tirare no, magari sono sulle mie, ma non me la tiro. Se una persona mi piace sono molto disponibile, altrimenti non lo sono. E a volte si confonde il fatto che una persona non ha batterie sociali limitate con il fatto di tirarsela. E adesso una domanda, come mi divertivo? Leggendo e guardando anime, giocando a videogiochi, ma giocavo anche tanto all'aperto, ero molto attiva, ho fatto danza classica per 8 anni, ho fatto nuoto, ero una bambina molto. Come si vince la paura di non essere abbastanza belli o prestanti di fronte alla donna con cui farai? Secondo me ci si dimentica che il piacere non ha nulla a che fare con la bellezza. Una persona può essere esteticamente molto bella, rispettare tutta una serie di canoni, ma non essere piacevole. Secondo me essere piacevoli è una cosa a parte, è una cosa che va al di là dell'essere belli. E a meno che non si abbiano, non so, si è brutti, nel senso che siano dei problemi che ti impediscono di essere piacevole, poi per il piacere non ha nulla a che fare con la bellezza in senso estetico, non lo so, un fianco è bello anche se storto, no? Al tatto, all'odore, alle sensazioni, può essere bello lo stesso. Quindi secondo me non ha senso farsi questi complessi e ci dovrebbe porre il problema di essere piacevoli, quindi dare piacere e basta. Ti attrarrebbe un ragazzo in carrozzina? Una delle mie ex colleghe preferite, John, ci seguiamo su Instagram in realtà, John Longin, se non sbaglio, lo metto in impressione il suo nome, che non ha gli manca una tibia. E lei ha sfruttato questa cosa nella sua carriera, ed era anche molto famosa all'epoca, e quindi non vedo la disabilità fisica come un limite all'essere decente. Film preferito, questo è simile al piatto preferito, non ho un film preferito, direi che ho dei film preferiti, ci sono dei film che mi hanno toccato, dei film che mi hanno scioccato, non saprei scegliere. Raramente guardo un film 2 volte. Forse Lost Highways di David Lynch, però in realtà è completamente lontano dai registri che mi piacciono, quindi non lo so. Da donna, visto che hai una bellissima pelle, grazie, vorrei sapere che prodotti e trucchi utilizzi. Quali sono i tuoi segreti di bellezza? Segui un regime alimentare particolare? Fai allenamento? Grazie. Allora, sì, mi alleno, ma banalmente faccio palestra. Uso tanto vitamina C, almeno d'inverno, adesso le ho spesi, e retinolo. E poi ho fatto PRP, radiofrequenza azionata, anche delle lezioni di collagene, ma quello che mi sento di raccomandare è il PRP, quello è veramente fantastico. Però in realtà adesso è da un anno che non faccio più nulla, perché sono stata così tanto presa da altre cose che non ho avuto il tempo, che ero anche un po' scocciata di soffrire e di farmi punturare, anche se il PRP non è altro che il nostro stesso plasma, il nostro sangue, e mi piace anche per questo, perché non possono farti del male nemmeno per sbaglio, dovrebbero essere veramente dei cani per farti male facendoti un PRP. E in realtà poi sono abbastanza pigra, non faccio granché, faccio qualche maschera, uso la spatola per i punti neri, cerco di idratare sempre la pelle, secondo me il vero segreto è che bevo tanta acqua,
ho una buona genetica e prendo la pillola da tanti anni. Secondo me quello ha fatto veramente la differenza. Come ti vedi tra 20 anni? Credo che il mondo tra 20 anni sarà completamente diverso, così come è cambiato tanto negli ultimi 20 anni. Io penso sarò semplicemente un po' più vecchia, un po' più saggia, un po' più stanca, sostanzialmente la stessa. Hai paura di essere dimenticata? Non ho paura di essere dimenticata, non me ne frega nulla. Spero solo di lasciare una forma di coraggio alle nuove generazioni. Anzi, nel momento in cui appunto decido di chiudere con la mia vita pubblica, se mi dimenticano, va bene, sono più tranquilla. Dagli inizi ad ora, come è cambiato il rapporto con il tuo corpo? Questa è una domanda molto interessante perché ovviamente il rapporto con il mio corpo è cambiato tanto. Secondo me il rapporto col mio corpo è iniziato quando ho cominciato a fare disegno dal vivo, perché ho cominciato a guardare la realtà in maniera diversa e quindi anche me stessa. E poi ovviamente con il mio lavoro è cambiato tantissimo, anche perché in realtà da ragazzina ero un po' un maschiaccio e ho scoperto, diciamo, la mia femminilità perché dovevo farlo per lavoro. Quindi è cambiato tanto, ma credo di doverci fare un video a parte perché la risposta è quella. Ti definisci poliamorosa? Per nulla, non sono poliamorosa, non ho mai avuto un interesse vero, sentimentale per altre persone al di fuori di mio marito. Ho avuto delle lussurie, ma la madre era sempre un'altra. E tutte le persone che mi interessano dal punto di vista intellettuale sono per me diventate degli amici, delle amiche. E poi comunque magari una persona ci interessa dal punto di vista intellettuale, però non siamo poi compatibili dal punto di vista, non so, del carattere. Quindi comunque secondo me l'amore è una cosa molto rara. Dai tuoi video vedo che hai una Smart Roadster. È una casualità o hai un ottimo gusto anche in automobili? Mi dispiace deluderti, ma l'acquisto di quell'auto è stata suggerita da mio marito. Tra l'altro sto pensando di venderla, quindi se sei interessato scrivimi perché forse la vengo. Ok ragazzi e ragazze, spero di aver soddisfatto le vostre curiosità. Se avete altre curiosità, vi ricordo che potete farmi altre domande tra i commenti. Se ci sono delle domande a cui non posso rispondere in video, vi risponderò tra i commenti. L'ho già fatto per quanto riguarda l'ondata di domande precedenti. E grazie, spero vi sia piaciuto questo video e condividete se mettete like anche se volete che io faccia altri video come questo. Baci!